Hello, my friends, and welcome back to Italian Stories. I have a story for you to learn Italian, and it's a story about a woman who was lonely at her own wedding. Enjoy the story. It has a lot of A1 to A2 vocabulary, a lot of basic grammar you actually need in real life. If you like the story, consider giving me a like and a follow. Good luck and enjoy the stories. Mi chiamo Sofia Romano. Ho 29 anni e vivo a Bari, vicino al mare. Oggi è il giorno del mio matrimonio. Mi sveglio prima della sveglia, quando fuori è ancora quasi buio. La stanza profuma di fiori freschi. Mia sorella ha lasciato un mazzo di rose sul tavolo. Il vestito è appeso davanti alla finestra. È lungo, leggero, con piccole perle sulle maniche. Lo guardo e sorrido piano. Oggi devo sposare Davide. Stiamo insieme da 6 anni. Lui è gentile, educato, sempre molto corretto. La mia famiglia lo ama. Le mie amiche dicono che è l'uomo perfetto per me. Io ho sempre voluto crederci. Ma quella mattina, mentre mi lavo il viso, sento un freddo strano nello stomaco. Non so perché. Mi dico che è solo emozione. Tutte le spose hanno paura il giorno del matrimonio. Alle 10 arrivano mia madre, mia sorella e la parrucchiera. Tutti parlano, ridono, si muovono velocemente. Mia madre piange già, anche se la cerimonia non è ancora iniziata. La parrucchiera sistema i miei capelli. Mia sorella controlla il telefono ogni 5 minuti. Io le chiedo se Davide ha scritto. Lei sorride, ma il sorriso dura poco. Dice che forse è occupato con suo fratello. Alle 11 devo andare in chiesa. Alle 11:10 sono ancora in camera. Alle 11:20 mia sorella esce sul balcone per telefonare. La sento parlare piano. Poi non parla più. Quando rientra, il suo viso è bianco. Sofia, dice, dobbiamo aspettare un momento. Aspettare cosa? Chiedo. Lei non risponde. Mia madre smette di sistemarmi il velo. Nella stanza entra un silenzio pesante. Dopo pochi minuti arriva mio padre. Non bussa. Entra e chiude la porta dietro di sé. Ha gli occhi rossi. Non l'ho mai visto così. Sofia, dice lentamente. Davide non viene. Per un secondo penso di non aver capito. Come non viene? Chiedo. Mio padre guarda mia madre, poi guarda me. Suo fratello ha chiamato. Davide è partito questa mattina. Ha lasciato una lettera a casa. Dice che non può sposarsi. Dice che non vuole vivere una vita che non sente sua. Io resto seduta davanti allo specchio. Ho il trucco perfetto, i capelli perfetti, il vestito perfetto. Ma dentro di me qualcosa cade e si rompe. Mia madre inizia a piangere forte. Mia sorella mi abbraccia. Io non piango. Guardo solo la mia immagine nello specchio. Sembro una sposa, ma non ho più uno sposo. Pausa breve. Capisci l'italiano davvero bene. Ma capire e parlare sono due mondi diversi. Stiamo creando un sistema unico di lingua di 30 giorni per persone come te, che vivono in Italia o vogliono viverci ma non osano ancora parlare. Niente grammatica noiosa, solo 15 minuti al giorno. Puoi già riservare il tuo posto e avere il 30% di sconto sul corso. Il link è in descrizione. Expatly, where speaking becomes living. La chiesa è piena di persone, questo lo so, anche se non la vedo. Ci sono i miei zii, le mie cugine, gli amici di università, i colleghi, i vicini di casa. Tutti aspettano me. Tutti aspettano noi. Mio padre dice che può parlare lui con gli invitati. Mia madre dice che devo restare in camera. Mia sorella dice che nessuno deve vedermi così. Ma io mi alzo. Il vestito è pesante, ma le mie gambe si muovono. Dico solo: voglio andare. Tutti mi guardano come se fossi pazza. Ma io non voglio nascondermi. Non ho fatto niente di male. Non sono io che sono scappata.
Scendo le scale dell'hotel lentamente. La gente nella reception mi guarda. Fuori c'è la macchina bianca con i fiori. Salgo. Mio padre guida. Nessuno parla. Quando arriviamo davanti alla chiesa, sento il cuore battere nelle orecchie. Entro in chiesa da sola. Non c'è musica. O forse c'è, ma io non la sento. Tutti si girano. Vedo bocche aperte, occhi grandi, mani davanti al viso. Cammino lentamente fino all'altare. Il prete mi guarda con dolcezza. Mio padre è dietro di me, ma io continuo da sola. Arrivo davanti a tutti e mi giro. Il vestito bianco brilla sotto la luce. La voce mi trema, ma parlo. Dico che Davide non viene. Dico che il matrimonio non ci sarà. Dico che mi dispiace per il viaggio, per il tempo, per l'attesa. Poi mi fermo. Respiro e aggiungo: però io sono qui, non sono sparita. Non mi vergogno. Alcune persone piangono, altre abbassano lo sguardo. Mia nonna, seduta in prima fila, si alza piano e inizia ad applaudire. Prima da sola, poi anche altri. Non è un applauso felice, è un applauso triste, ma caldo. In quel momento capisco una cosa. Sono sola alla mia Hochzeit, sì, ma non sono invisibile. Dopo la chiesa nessuno sa cosa fare. Il ristorante è pagato, il cibo è pronto, la musica è già lì. Mia madre vuole cancellare tutto, ma io dico no. Se il pranzo è pagato, mangiamo. Non voglio tornare a casa e sedermi sul pavimento con il vestito addosso. Così andiamo tutti al ristorante. All'inizio è molto strano. Le persone parlano piano, come a un funerale. Io sono seduta al tavolo principale. La sedia di Davide è vuota. La guardo per molto tempo. Poi chiedo al cameriere di portarla via. Non con rabbia, solo perché non mi serve. Dopo il primo piatto mia cugina Chiara viene da me e mi prende la mano. Dice: «Sei stata più coraggiosa di tutti noi». Io scuoto la testa. Non mi sento coraggiosa. Mi sento stanca. Ma mangio, bevo acqua, respiro. E piano piano la sala cambia. Qualcuno ride, qualcuno racconta una storia. I bambini corrono tra i tavoli. La vita entra di nuovo nella stanza. A metà pomeriggio il musicista si avvicina a mio padre. Chiede se deve andar via. Mio padre guarda me. Io guardo la pista vuota. Dovevo ballare con Davide la nostra prima canzone. Avevamo scelto una canzone romantica, lenta, troppo perfetta. Dico al musicista di suonare qualcosa di diverso, qualcosa di vivo. Lui annuisce e inizia una musica allegra, una vecchia canzone italiana che conoscono tutti. Nessuno si muove. Allora mia nonna si alza di nuovo. Ha 82 anni e cammina con il bastone, ma viene verso di me. Mi prende la mano e dice: «Balliamo noi». Io rido e piango nello stesso momento. Ballo con mia nonna, con il vestito da sposa, davanti a tutti. Poi viene mia sorella, poi mio padre, poi le mie amiche. Alla fine la pista è piena. Non è il matrimonio che volevo, ma è una festa strana, dolorosa e vera. Una festa per me, non per noi. Pausa breve. Spero che la storia ti piaccia finora. Se vuoi non solo ascoltare l'italiano, ma anche capirlo e parlarlo davvero, ho scritto un libro. Brevi storie avvincenti in italiano, che ti fanno avanzare passo dopo passo. È già disponibile online. Il link è nella descrizione o fissato come commento. E ora torniamo alla storia. Divertiti! Nei giorni dopo, la città parla. Naturalmente parla. La sposa lasciata, la ragazza in chiesa da sola, quella del matrimonio senza sposo. All'inizio ogni frase mi ferisce. Non voglio uscire, non voglio vedere nessuno. Tengo il vestito in una grande scatola sotto il letto.
Davide mi scrive dopo una settimana. Dice che gli dispiace, dice che non voleva farmi male, dice che aveva paura. Io leggo il messaggio e non rispondo. Non perché lo odio, ma perché una parte di me è rimasta in quella chiesa, davanti a tutti, e un'altra parte è nata lì. Una parte nuova, più calma, più dura, più mia. Torno al lavoro in un piccolo studio di architettura. Disegno case, finestre, scale. Un giorno il mio capo mi chiede di progettare una piccola sala per eventi. Io rido. Che ironia, ma accetto. Passano 3 mesi. Una mattina apro la scatola sotto il letto. Il vestito è ancora lì. Bello, bianco, silenzioso. Per molto tempo ho pensato di venderlo. Poi ho pensato di bruciarlo. Alla fine faccio una cosa diversa. Lo porto da una sarta anziana nel mio quartiere. Si chiama Teresa. Le chiedo di tagliarlo, cambiarlo, trasformarlo. Lei mi guarda e capisce senza molte domande. 2 settimane dopo torno da lei. Il vestito da sposa non esiste più. Ora è un abito semplice, corto, elegante, ancora bianco, ma leggero. Lo indosso una sera per uscire con le mie amiche. Andiamo a mangiare vicino al mare. Quando cammino per strada, nessuno vede una sposa abbandonata. Vedono solo una donna con un bel vestito bianco. Io sento il vento sulle gambe e sorrido. Quel vestito non racconta più la fine, racconta una trasformazione. 1 anno dopo torno nella stessa chiesa, non per sposarmi. Mia cugina Chiara battezza sua figlia. Entro e sento ancora qualcosa nel petto, ma non è dolore forte, è memoria. Mi siedo vicino a mia nonna. Lei mi prende la mano e sorride. Dopo la cerimonia usciamo tutti al sole. Qualcuno mi chiede se sto bene. Questa volta rispondo la verità. Sì, sto bene. Non sempre. Non ogni giorno, ma sto bene. Ho imparato che un piano può morire e una persona può continuare. Ho imparato che essere sola davanti agli altri non significa essere debole, a volte significa essere libera. Davide è diventato una storia che mi è successa, non una prigione. Io sono Sofia, architetta, figlia, sorella, nipote, donna. Un giorno forse amerò di nuovo. Forse mi sposerò, forse no, ma se quel giorno arriverà, non sarà perché ho bisogno di essere scelta, sarà perché io scelgo. L'hai fatto molto bene. Ora il prossimo passo è parlare con sicurezza. Prenota il tuo posto nel corso di 30 giorni e ottieni il 30% di sconto. Link in descrizione. Alla prossima!